Eccomi qua. Allora io sono andata avanti e sono arrivata a questa altezza. Allora sono 22 centimetri. Io sono andata avanti per 22 centimetri e misuro da qui, da sotto l'ascella, e sono 22. Ok, adesso dopo che allora voi lo provate, ok, quando arrivate all'altezza della vostra vita allora vi fermate. Metto avanti qua, metto più vicino. Allora adesso facciamo l'uncinetto, quindi dopo che abbiamo fatto le nostre, diciamo, il busto, ecco, adesso facciamo 3 catenelle, uno, due, 3, e andiamo a lavorare in ogni maglia, lavoriamo una maglia alta, quindi qui abbiamo le 3 maglie alte, 3 maglie alte, una maglia alta nello spazio di una catenella e una maglia alta nel gruppo delle 3 maglie alte chiuse, quindi facciamo tutto un giro di maglie alte. Ok, così, quindi andiamo avanti per tutto il giro. Ok, sono arrivata e ho finito il mio giro tutta maglia alta. Adesso dobbiamo ripetere questo, ripetiamo questo, quindi facciamo le nostre maglie allungate e le chiudiamo, facciamo 3 catenelle, un picciolino, saltiamo 2 maglie e nella terza facciamo una maglia bassa. Allora iniziamo insieme e poi andate avanti da sole. Allora cerco di, no, ho sbagliato. Allora così allungo il mio punto, prendo il filo, rientro nella stessa maglia e prendo, allungo un altro punto, rientro e allungo un altro punto, chiudo 1 2 3 catenelle, vado qui nella prima, nelle prime due costine dove abbiamo fatto la maglia, le catenelle, faccio una maglia bassissima, poi salto 1 2 nella terza maglia, faccio una maglia bassa, ancora allungo il mio punto, quindi entro nella maglia e faccio 1 e 2, chiudo 3 catenelle, vado nella prima, qui nei due, non so come chiamarli, dove, qua, quindi entro qua, lo rifaccio qui così e faccio una maglia bassissima, ancora salto 2 maglie e nella terza maglia bassa, così, ancora allungo il mio punto, entro dove ho fatto la maglia bassa 2 volte, chiudo 1 2 3, entro nella prima proprio catenella e faccio una maglia bassa, salto 2 maglie e nella terza faccio una maglia bassa, così. Allora andiamo avanti così per tutto il giro. Eccomi qua. Allora finito il giro adesso facciamo 2 giri a maglia alta in costa dietro, quindi vado nella prima costina come abbiamo fatto qui, stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto qua, quindi nella prima costina vado a fare una maglia alta in costa dietro, qui una, allora così, quindi lavoriamo tutte le maglie alte, le lavoriamo a maglia alta in costa dietro, va bene, quindi facciamo 2 giri, 2 giri di maglia alta in costa dietro. Ok, eccomi qua.
io ho finito i miei 2 giri a maglia alta in costa dietro. Io ho cambiato anche uncinetto, quindi dal 2 e mezzo sono passata al 3. Dato che qui adesso stiamo lavorando sotto la vita, quindi andiamo verso i fianchi, voglio una lavorazione un po' più morbida, e quindi ho cambiato uncinetto e sono passata al 3, va bene? Ok, adesso dobbiamo ripetere questo punto. Ricordate, abbiamo fatto una maglia alta e poi siamo tornati indietro di un punto e abbiamo fatto la maglia alta entrando da dietro al lavoro. Quindi abbiamo fatto una maglia alta, saltiamo una maglia, nella maglia seguente una maglia alta, torniamo indietro di una maglia e facciamo la maglia alta in costa, così va bene. Allora adesso iniziamo. 1 2 3, quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, anzi facciamo così, ho fatto le 3 catenelle, quindi torno indietro così e faccio una maglia alta. Allora salto una maglia, vado nella maglia seguente, maglia alta, torno indietro, vado nella maglia saltata e faccio una maglia alta. Ancora salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta, quindi torno indietro ed entro dall'uncinetto così da dietro al lavoro in questa maniera e faccio una maglia alta. Quindi vado nella maglia, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, torno indietro e vado nella maglia saltata e faccio una maglia alta, salto una maglia, maglia seguente, maglia alta, torno indietro, maglia alta. Ok, quindi dobbiamo fare tutto il giro in questa maniera. Andiamo avanti e arriviamo alla fine del giro. Eccomi qua. Allora, finito il giro e ho chiuso con una maglia bassissima, ho chiuso con una maglia bassissima qui nella prima maglia alta, quindi abbiamo fatto le 3 catenelle, e con una maglia bassissima vado nella seconda maglia alta così, ok, 3 catenelle. Adesso torno indietro qui nella prima maglia e faccio una maglia alta. Qui abbiamo le 2 maglie alte incrociate, quindi vado sulla seconda maglia alta e faccio una maglia alta, torno indietro e faccio una maglia alta sotto questa, quella che abbiamo sotto, quindi entro con l'uncinetto e faccio una maglia alta. Quindi stiamo ripetendo quello che abbiamo fatto prima, quello che abbiamo fatto qua, ok? Quindi adesso dobbiamo andare avanti per un po' di giri. Adesso io non vi so dire quanti giri, quindi vado avanti e poi vi dirò quanti giri ho fatto io, va bene? Quindi andiamo avanti sempre con questi due giri, con questo punto. Ok, quindi ci ritroviamo dopo quando ho fatto un po' di giri. Ciao, a dopo. Eccomi qua. Allora io ho finito i miei giri, quindi no, faccio l'ultimo motivo e vado a chiudere nella terza catenella iniziale. Allora io di questi motivi ne ho fatti 1 2 3 4 5 e 6. Ok, adesso non trovo il metro per far, eccolo qua, l'ho trovato. Allora questo qui è quasi 6 centimetri, 5 e mezzo. Allora comunque io ho fatto 6 di questi motivi. Adesso dobbiamo rifare questo, ok? Quindi facciamo tutto un giro di maglie alte e in queste maglie alte facciamo anche degli aumenti per i fianchi. Quindi facciamo 1 2 3, vado nella maglia seguente
maglia alta, maglia alta, maglia alta, siamo 4. Allora facciamo un aumento ogni 20 maglie alte. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 e 20. Nella 20ª maglia alta facciamo ancora una maglia alta, quindi rientriamo nella stessa maglia e facciamo una maglia alta, e quindi questo è il primo aumento, va bene? Quindi dobbiamo fare tutto il giro così, facciamo un aumento ogni 20 maglie alte, ok? Per chi non ha bisogno di aumenti non deve aumentare, però dato che io ho i fianchi leggermente larghi, quindi faccio un aumento ogni 20 maglie. Per chi magari ha bisogno di un aumento in più lo faccio ogni 15 maglie, ok? Allora andiamo avanti e poi dobbiamo fare questo, dobbiamo fare le maglie allungate, il picciolino, maglia bassa e maglie allungate, ok? Ripetiamo questi giri. Eccomi qua. Allora io ho fatto i nostri motivi, ecco, quindi ho fatto le maglie allungate con il picciolino, maglia bassa e poi 2 giri di maglia alta in costa dietro. Adesso dobbiamo riprendere a fare questo, le 7 maglie alte, il gruppo, il punto, oddio non mi viene come si chiama, non ricordo come si chiama questo punto, comunque dobbiamo fare le 7 maglie alte lavorate tutte in una maglia. Allora facciamo 3 catenelle, saltiamo 2 maglie, nella terza maglia facciamo 7 maglie alte, quindi 2, 3, 4, 5, 6, 7. Aspetta un attimo che non mi ricordo poi cosa abbiamo fatto, quindi poi una catenella, saltiamo 2 maglie, nella terza facciamo una maglia bassa, una catenella, saltiamo 2 maglie e nella terza facciamo le 7 maglie alte, 2, 3, 4, 5, 6, 7, una catenella, quindi saltiamo 2 maglie, andiamo nella terza, facciamo una maglia bassa, una catenella, saltiamo 2 maglie e nella terza facciamo ancora le 7 maglie alte, quindi andiamo avanti così per tutto il giro. Quattro, 5, 6, 7, 2, una catenella, salto 2 maglie e nella terza maglia bassa, va bene? Quindi andiamo avanti così. Eccomi qua, quindi ho finito il giro e ho fatto le 7 maglie alte, una catenella, salto 2 maglie, una maglia bassa e così via. Adesso con delle maglie bassissime dobbiamo fare la stessa lavorazione che abbiamo fatto qua. Io comunque vi faccio vedere l'inizio e poi andate avanti da sole. Quindi vado fino alla quarta maglia alta, quindi io mi fermo qui sulla terza maglia alta. Vediamo, scusate un attimo, mi si è, allora qua
quindi abbiamo 1 2 3 maglie alte, entro ancora qui con una maglia bassissima, faccio 3 catenelle. Adesso dobbiamo fare, ripeto, la stessa lavorazione che abbiamo fatto, quindi abbiamo fatto le 3 maglie alte che sostituiscono la prima maglia. Adesso andiamo nella maglia seguente e lavoriamo una maglia alta così a metà. Andiamo nella maglia seguente, maglia alta, maglia seguente è una maglia bassa, quindi noi lavoriamo una diciamo una maglia alta lavorata così a metà. Adesso andiamo nel gruppo delle 7 maglie alte, quindi facciamo una maglia alta chiusa a metà, rientro, maglia alta chiusa a metà, entro in un'altra maglia alta chiusa a metà, quindi sono 2 4 6 7 maglia alta chiusa a metà, quindi abbiamo 8 maglie alte, no scusate, 7 maglie alte, e chiudo tutte le maglie così, 3 catenelle, e vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa, ancora 1 2 3 catenelle, vado qui nella maglia seguente, faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, e sulla maglia bassa facciamo una maglia alta lavorata a metà, andiamo nel gruppo delle 7 maglie alte, ancora un'altra e un'altra ancora, 2, quindi 2 4 6 7 e chiudiamo, 1 2 3, quindi vado nella maglia seguente e faccio una maglia bassa, va bene? Quindi dobbiamo ripetere sempre questi due giri fino a vabbè, poi io vado avanti e poi vi dirò quanti giri farò, ok? Penso che farò almeno 5-6 volte i motivi, ok? Comunque andiamo avanti e poi vi faccio vedere quanti giri ho fatto io. A dopo. Eccomi qua. Allora, io ho finito i miei giri e ho fatto 1 2 e 3, ok? Adesso stacchiamo con questa lavorazione, facciamo un giro tutto a maglia bassa, quindi faccio 2 catenelle, vado nell'archetto successivo e faccio 3 maglie basse. Qui dove abbiamo il gruppo delle maglie chiuse facciamo una maglia bassa nel gruppetto, qui nelle catenelle delle 3, cioè nelle 3 catenelle facciamo 3 maglie basse. Volevo dire, ho cambiato di nuovo uncinetto, quindi dal 3 sono passata di nuovo al 2 e mezzo, perché qui abbiamo già passato i fianchi e quindi adesso la parte sotto la faccio leggermente più stretta, va bene? Voi se volete potete continuare con lo stesso uncinetto. Allora, una maglia bassa sulla maglia bassa, 3 maglie basse nell'archetto di, di 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle nell'archetto delle 3 catenelle, una maglia bassa, 3 catenelle, 3 maglie basse, quindi dobbiamo fare tutto il giro scusate, in questa maniera, come abbiamo fatto anche nei giri precedenti. Allora, adesso noi abbiamo finito di fare questo e qui, come vedete, abbiamo fatto anche un giro di maglie basse. Adesso dobbiamo ripetere, dobbiamo fare un giro di maglie basse, un giro di maglia alta e dopo dobbiamo ripetere a fare questi motivi, le maglie allungate con il picciolino e la maglia bassa, poi ripetete ancora un altro giro di maglie basse in costa dietro, quindi dobbiamo ripetere di nuovo quello che abbiamo fatto qui, lo dobbiamo rifare. Dopo che abbiamo finito di fare le maglie alte allungate e 2 giri di maglia alta in costa dietro, dobbiamo rifare di nuovo questo. Scusate un attimo, cerco di allontanare un pochino. Dobbiamo ripetere questo,
questo punto, quindi dobbiamo fare una maglia alta, saltiamo, cioè saltiamo una maglia, facciamo una maglia alta, torniamo indietro di una maglia e facciamo una maglia alta in costa dietro, va bene? Quindi dovete ripetere di nuovo questo motivo. Dopo che avete finito di fare questo motivo e fate sempre gli stessi giri, quindi io ne ho fatto 1 2 3 4 5 6, dopo che ho finito di fare i giri faccio un giro tutta maglia alta, a maglia alta, costa dietro, ok? Insomma dobbiamo ripetere sempre gli stessi motivi staccati da questo, dobbiamo staccare i nostri motivi da questo. Dopo che abbiamo finito questo ricominciamo a fare questo, il punto conchiglia, ok? Qui, e questi motivi li dobbiamo ripetere fino alla nostra, diciamo, la lunghezza del vestito che vogliamo, se lo vogliamo lungo, se lo vogliamo corto, sotto il ginocchio, sopra il ginocchio, va bene? Quindi dobbiamo ripetere sempre questi motivi. Eccomi qua. Allora io sono arrivata alla mia lunghezza del vestito e non è molto lungo, perché la persona che lo deve indossare non lo vuole lungo. Quindi io ho fatto i miei motivi, vi faccio vedere. Ho fatto prima la fascia, questa qui, diciamo, chiamiamola a rete, ecco, poi il punto ventaglietti, però ho staccato i motivi dal bordino, questo qui in rilievo con le maglie allungate. Poi ho fatto il punto conchiglia, ho staccato di nuovo con il bordino con le maglie allungate, di nuovo il punto rete e adesso di nuovo il punto conchiglia per ultimo. Quindi adesso per fare il bordino farò di nuovo queste qua, le maglie allungate, e la parte sotto del vestito poi è finita. Adesso vi spiego. Ho fatto anche la manica, ve l'ho fatta anche vedere, quindi questa è la manica. Per chi preferisce può lasciare la manica corta, perché anche così il vestito si presenta bene, è carino. Allora, per chi vuole fare la manica adesso vi spiego come fare. Avvicino così, allora io qui avevo già iniziato, però per provare ora dispo, così vi faccio vedere. Allora entro qua, entrate in un punto qualsiasi, comunque vado su una maglia alta e faccio 3 catenelle, 1 2 3, allora 3 catenelle, rientro nella stessa maglia e faccio ancora 2 maglie alte, 1 2, una catenella di separazione, quindi salto 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia alta non chiusa, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio un'altra maglia alta non chiusa, salto ancora una maglia, vado nella maglia seguente e faccio un'altra maglia alta chiusa a metà. Adesso chiudo tutte le maglie così, una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio 3 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia, 2 3, una catenella, salto 2 maglie, vado nella terza maglia e faccio una maglia alta chiusa a metà, salto una maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, salto una maglia seguente, maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo una catenella. Quindi ancora salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio 3 maglie alte lavorate tutte nella stessa maglia,
una catenella, salto 2 maglie, vado nella terza maglia e faccio una maglia alta chiusa a metà, salto ancora una maglia seguente, maglia alta chiusa a metà, salto la maglia seguente, maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo, catenella. Ok, andiamo avanti. Quindi salto una maglia, vado nella maglia seguente e lavoro 3 maglie alte nella stessa maglia di base, una catenella, salto 2 maglie, vado nella terza e faccio una maglia alta chiusa a metà, salto una maglia seguente, maglia alta non chiusa, salto una maglia seguente, maglia alta non chiusa e adesso chiudo tutte le maglie, una catenella, salto una maglia, vado nella maglia seguente e faccio 3 maglie alte. Ok, allora dobbiamo fare tutto il giro in questa maniera, mi raccomando. Dovete fare gli stessi motivi, poi lo stesso numero di motivi anche poi nell'altra manica, quindi se qui vi risultano 15-16 motivi, nell'altra manica poi dovete fare giustamente, dovete fare lo stesso numero o 15 o 16, insomma quanti motivi poi vi risultano. Ok, quindi facciamo tutto il giro e poi andiamo avanti. Eccomi qua, allora ho finito il giro. Allora io ho 16 motivi, ok, allora inizio 3 catenelle e lavoro una maglia alta non chiusa sulle 3 maglie alte che abbiamo lavorato, quindi le 3 catenelle sostituiscono la prima maglia, vado nella maglia seguente e faccio una maglia alta chiusa a metà, maglia seguente, maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo, una catenella. Qui dove noi abbiamo le 3 maglie alte chiuse insieme lavoriamo 3 maglie alte lavorate nella stessa maglia, quindi 1 2 3, una catenella. Qui abbiamo le 3 maglie alte, lavoriamo 3 maglie alte chiuse insieme, quindi una maglia alta chiusa lavorata a metà, andiamo sulla seconda maglia alta e lavoriamo un'altra maglia chiusa a metà, andiamo sulla terza maglia alta chiusa a metà e adesso chiudo tutte le maglie, una catenella. Quindi anche qua 3 maglie alte sulle 3 maglie alte chiuse insieme, una catenella, 3 maglie alte chiuse insieme sulle 3 maglie alte, quindi 1 2 3 e chiudo. Adesso 3 maglie alte, 1 2 e 3 maglie alte lavorate sulle 3 maglie alte chiuse insieme, così. Ok, allora dobbiamo andare avanti con questi 2 giri fino alla diciamo fino alla lunghezza della manica, quindi se volete la manica corta 3/4, se la volete lunga decidete voi la vostra lunghezza. Ok, quindi dovete adesso lavorare sempre a giro fino a quando arrivate alla vostra misura. Qui io finisco il mio vestito e faccio il mio bordino, faccio questo e poi il vestito praticamente poi è finito. Ok, nascondo tutti i miei fili e niente, poi lo metto sul manichino e vi faccio vedere anche come sta sul manichino. Ok, allora io credo che ho finito, quindi spero che questo progetto è stato di vostro gradimento, che vi è piaciuto, fatemelo sapere, anche se non vi piace ditemelo, se avete qualche problema, se lo volete realizzare, se desiderate realizzarlo,
se c'è qualche problema scrivetemi e cercherò di aiutarvi, ok? Io vi saluto, vi mando un bacio come sempre e ci vediamo al prossimo tutorial. Ciao!